il grado di capitano è il grado più impegnativo di qualsiasi esercito. E, e io il capitano l'ho fatto parecchi anni, quindi mi sono sempre trovato a dover svolgere eh, attività intensissime, addestrative, operative a tutti i livelli, molte volte anche a livello superiore al grado che rivestivo, pur non avendo il grado superiore, però avevo le funzioni del grado superiore, eh, però quello è stato. Perché la mia mentalità era quella dell'ufficiale, quindi figlio di un ufficiale, ho combattuto prima sul fronte italiano nella guerra 15-18, meritando una medaglia di bronzo, poi ha combattuto in Africa orientale ed è morto in combattimento. Io ero ufficiale in servizio permanente effettivo dal 1943, quindi avevo già fatto le mie esperienze di guerra in Croazia, prima dell'8 di settembre del 43 parlo, no? Quando l'esercito era l'esercito di occupazione italiano nei Balcani. Uscito dall'Accademia sono andato direttamente nei Balcani ad assumere d'amblè così di primo acchito il comando di un caposaldo in un sistema difensivo molto importante con delle mansioni che non erano da sottotenente, ma erano al minimo da maggiore come grado. Però con la carenza dei quadri di allora e col fatto che io venivo dall'Accademia, ero un ufficiale effettivo e quindi avevo l'anzianità superiore agli altri, mi sono trovato a dover svolgere queste mansioni che sono state molto impegnative, molto importanti, perché in quel momento era un momento molto, anche lì, molto tragico della guerra in Croazia, per cui piano piano le truppe dell'ex esercito jugoslavo erano diventate nuovamente, le bande insomma diciamo erano diventate nuovamente un esercito, si chiamava esercito della liberazione jugoslava, erano molto ben armati, combattevano molto, con molta determinazione, tant'è vero che piano piano gran parte del territorio croato era stato sgombrato e quando arrivai io in Croazia ormai eravamo padroni noi italiani solo di una fascia costiera lungo tutta la Dalmazia, con una profondità di 40-50 km verso l'interno e non di più. Tant'è vero che quando io arrivai al reggimento, questa fascia in quel punto lì era una profondità di una cinquantina di chilometri e c'era una catena montana tipo questa qua appenninica nostra, no? Che divideva l'interno dalla costa, no? E c'era un passo importante e su questo passo c'era stata costituita tutta una cinta di caposaldi difensivi che erano la chiave di volta della situazione, perché se avessero ceduto quelli sarebbero arrivati al mare, insomma, praticamente. Ecco perché era importante tenere quel passo dove io poi mi trovai a comandare, ripeto, un caposaldo rinforzato dove c'erano praticamente gli organici di due compagnie con armi pesanti e rinforzi di ogni tipo. Insomma. Immediatamente dopo l'8 di settembre, prima ancora che in Italia nascesse un qualche cosa, io mi ero trovato nella zona di Gorizia, un'altra volta, a dover difendere la città dagli attacchi slavi, perché in quei momenti gli slavi, approfittando della rotta dell'esercito italiano dell'8 di settembre, avevano cominciato
il lavoro di infoibamento degli italiani, no? E con la connivenza naturalmente delle autorità militari nostre, degli nostri comandi oltretutto, quella è la cosa più tragica, no? Perché l'8 di settembre, per esempio, in Gorizia venne dato l'ordine di lasciare entrare gli slavi e liberamente anche armati dentro la città. E quest'ordine fu eseguito purtroppo. Le carceri vennero aperte, tutti i delinquenti vennero messi fuori in libertà e quelli naturalmente andarono a ingrossare le file delle bande partigiane sui monti. Tutte le armi che l'esercito italiano abbandonava in fuga furono racimolate dai slavi e portate in montagna, per cui a un certo momento si armarono le bande ribelli, il che mise a repentaglio la salvezza della città stessa di Gorizia. E io mi trovai all'improvviso a dover scegliere se aiutare i titini a mettere gli italiani nelle foibe oppure difendere gli italiani dai titini, e scelsi questa seconda soluzione. Certo, non potevo certo scegliere altro. Avevamo passato la vita a sentirci raccontare le gesta gloriose dei nostri padri proprio su quelle montagne lì dove c'era il confine, dove si era combattuto duramente per redimere le famose terre irredente. Era assolutamente assurdo che il sacrificio di centinaia e migliaia di uomini andasse perduto, perché quindi ecco perché tutto questo venne fatto da me con un reparto di formazione che si ricostituì nella caserma del nono Alpini a Gorizia negli immediati giorni dopo l'8 di settembre, che prese il nome dal suo comandante, il raggruppamento Carlevaris, e con questo reparto, che era composto in gran parte da soli ufficiali, perché più che truppa si erano ripresentati alla difesa della città, per la difesa della città, gli ufficiali, ed era stato costruito addirittura un reparto di soli ufficiali, va bene. Riprendemmo i combattimenti e piano piano allentammo la pressione degli slavi sulla città con delle puntate offensive, prima nella zona di Oslavia, poi sul Sabotino, poi sul Montesanto, poi sul San Gabriele, in modo che tutte le montagne intorno alla città piano piano vennero a essere di nuovo presidiate da noi, si creò una cinta difensiva e addirittura si lasciarono in posto dei caposaldi, uno proprio su San Gabriele, usando le vecchie trincee della Prima Guerra Mondiale, dove io con i miei soldati rimasi fino alla fine d'ottobre del 1943 alla difesa di Gorizia. Per difendere un lembo di patria, così importante. Tutto questo venne fatto a difesa di un confine e per la salvaguardia della vita del nostro popolo. E quindi restammo, combattemmo fino a che ci fu consentito farlo. Qua c'è tutta una serie di fotografie della decima, non so se cos'è, questi sono funerali. Questo è il comandante Borghese, ma qui quando ero alpino. Sì, per me il periodo che ho vissuto non solo a Barbarigo, anche prima, insomma dall'8 di settembre del 43 fino all'aprile del 45, per me è stato il periodo più importante della vita militare, quello che mi ha impegnato di più, è quello nel
quale ho profuso maggiormente le mie qualità. Io non ho mai avuto dubbi in materia. Tutto quello che ho fatto allora, non solo al Barbarigo, ma anche prima nel Goriziano, lo rifarei tranquillamente, naturalmente trovandomi nelle stesse situazioni, sia materiali che morali. Non vedo quale altra strada avrei potuto prendere. Non mi ci vedo in altre vesti, insomma. Anche perché la mia mentalità era quella dell'ufficiale, quindi figlio di un ufficiale, quindi vissuto sempre in ambienti militari, permeato di quei valori etici che costituiscono l'ossatura della professione militare.